Ragazzi, buongiorno. Questa mattina la giornata è iniziata da qua. Non vi abbiamo mostrato la colazione, altrimenti andate ad aprire il frigorifero. Comunque location pazzesca, vista vigneto. È uscita anche la cosinera. E ora, come sempre, tour veloce di questa Cabañas, perché il rapporto qualità-prezzo qua a Paganzillo è qualcosa di allucinante. Doppia porta finestra, a sinistra la nostra camera matrimoniale, a destra un'altra enorme camera con 3 lettini. Questa era la nostra camera. Ovviamente finiture abbastanza spartane, tipo il lampadario a vista, comunque letto super comodo, per la mia statura un po' pechegno. Questa è l'altra camera con 3 letti, bagnetto semplicissimo, open space, reparto cosinera, sempre lampadario a vista, così fate veloce a cambiare la lampadina, televisore piccolo ma tanto noi non lo utilizziamo, frigorifero enorme e per noi è importantissimo. Abbiamo lasciato un po' di frutta che José, avete visto ieri, ci ha lasciato quando siamo tornati dall'escursione. Aveva voglia di farci assaggiare la sua uva e la granada, e cioè il melograno, che è di questo periodo perché siamo all'inizio dell'inverno. La lasciamo a Ariel, adesso glielo scriviamo proprio perché non siamo riusciti a consumarla tutta. È stato un grande dono per noi che ci ha aperto il cuore. Questo è quanto lasciamo come doni. Non si spreca, non si può sprecare, però è anche vero che non possiamo trasportarla con noi. Con Ariel abbiamo parlato anche del fatto che loro fanno spesso baratto, si scambiano pane con carne, d'estate la gente del posto regala frutta ai turisti perché ce n'è tanta di frutta, e quindi noi rispettiamo, giustamente come avremmo fatto a casa, questa tradizione. Guardate gli occhi di Sara che questa mattina si è svegliata presto, per lei ovviamente presto. No, la verità è che abbiamo dormito poco, però sono tanto segnata. Abbiamo dormito poco perché siamo abituati a svegliarci un po' tardi. Questa mattina siamo svegliati alle 6, 6 e un quarto, e per noi è un po' prestino perché Sara, lei, la sera non prende sonno, nel senso che la sera si mette a far cose, a scrivere, fa sempre tardi. Poi la mattina non parte. Migliorerò. È veramente un peccato lasciare questa roba, ma la Tenerona, come potete vedere, è abbastanza carica. Questa è la Cabañas vista da fuori, moto sotto al porticato, quindi coperta, e questa è la vigna enorme a disposizione degli ospiti. Piccolo disimpegno per le ore serali, e di qua si arriva alla zona dove abbiamo fatto colazione. Eccola qua. Cancello che ovviamente si può chiudere per la notte, ma un dettaglio fondamentale è che qua, ragazzi, in questo pueblo la sicurezza è ai massimi livelli. Ariel ci ha detto che si può dormire tranquillamente con la finestra aperta, quindi non servono antifurti, allarmi e quant'altro. Ecco Ariel, appena arrivato. Con l'olio 540, nonostante le notti vicino a 0 gradi, la moto sembra che è partita leggermente meglio. Non so se sia un effetto placebo, ma comunque è partita molto bene. Gracias por todo. No, por favor, vuelvan pronto. Sí, esperamos. Vuelvan en verano, es lindo. En verano. Sí, hay mucha fruta. Mejor. Esta mañana 5 grados. Sí, sí. De Acá 7 y llega media. a los 8 grados bajo cero en invierno. 8? Sí, Meno? bajo cero. Qui si arriva a meno 8 gradi. Incredibile. Grazie. Chao, que tengan un lindo viaje. Gracias. Facciamo un giro del pueblo, vi portiamo a vedere Paganzillo, la simple vida de Paganzillo. Il cane con cui abbiamo fatto amicizia ieri sera si chiama Jason e guida, diceva Ariel, cioè si prende cura e controlla tutto l'isolato, facendo avanti e indietro con la sua andatura claudicante. Ha bisogno di stringere amicizie perché spesso da solo, la duegna non c'è mai, la proprietaria non c'è mai, quindi si affeziona molto anche ai turisti che passano, noi compresi. Biblioteca Popular Paganzillo, más o meno 1000 abitanti. Oltre al classico giro mattutino per mostrarvi l'ambientazione, voglio un attimo testare Google se effettivamente qua in fondo si trova un distributore di benzina, in quanto Ariel ci ha detto che il distributore si trova a Villa Unión, perché sulla cartina ci dovrebbe essere un distributore qua in fondo. Se non ci fosse nessun problema, perché da qui a Villa Unión sono circa 30 km e noi abbiamo ancora una tacca di benzina più la riserva. Da queste parti fare molta attenzione
attenzione e pianificare l'itinerario perché è facile rimanere a secco. Una cosa bellissima che ci ha riferito Ariel, ci sono anche delle situazioni un po' più difficili, chiaramente, vedendo anche la realtà del posto. Ci si aiuta molto tra cittadini, si tiene una colletta nel paese per aiutare proprio chi deve spostarsi e non ha denaro per farlo, soprattutto per quanto riguarda chi deve andare in ospedale, perché qui a Paganziglio c'è un primo soccorso, però chi ha bisogno di cure e quindi deve andare in ospedale deve raggiungere La Rioja, la capitale della provincia, a circa 240 km da qua. Secondo Google, qua sulla destra c'è un distributore di benzina, ma io non vedo nada, quindi ai ragazzi di Google dico: aggiornate la mappa. Una cappellina. E non pago, andiamo a vedere anche l'altro distributore. Dalla mappa dovrebbe essere qua in fondo, ma anche qua non vedo nada. Entrambi i distributori segnati sulla cartina di Google qua non ci sono. Qua è il supermercato come andavamo tutti i giorni, questa è la strada che facevamo tutti i giorni. Qua in fondo si trova la nostra abitazione, ecco la nostra Cabagnas, eccola qua. Stavo per dimenticarmi un dettaglio fondamentale quando vi ho detto ottimo rapporto qualità-prezzo, perché parliamo di circa 16 euro a notte. Il prezzo è riferito alla singola persona, nel senso, se siete da soli pagherete circa 8 euro, in 2 16, in 3 24 e via discorrendo, fino a 5 posti letto. Superiamo il camion euro meno 10 e questa è la via principale di Paganziglio, che ci porta perpendicolari all'altra via del parco Talampaya. Tranquillità che amo definire quasi commovente, perché ci lascia ogni volta senza parole. Villa Union 23 km e comunque svegliarsi la mattina, iniziare la giornata presto in moto con un cielo del genere e un panorama del genere È in effetti, come vi ha anticipato Fra, sentirsi dei privilegiati. È un panorama immenso, imponente. Ho usato questi giorni definirlo è un panorama da dinosauri, perché è come se fosse un panorama che abbiamo visto solo nei film preistorici, dove la natura era incontaminata, dove la facevano da padrone i rettili enormi che ben conosciamo. E oggi passeremo dalla provincia di La Rioja alla provincia di Catamarca. Abbiamo chiesto delle informazioni a Ariel per sapere quale strada era più facile e più suggestivo compiere. Ci sono 3 tragitti che potevamo compiere, una passando per El Chiflón e poi risalendo verso La Rioja, ma raggiungere poi Belén sarebbe stato molto più lungo. Un'altra conteneva un tratto di ripio, a detta di José, della guida che ci ha portato fino a Talampaya, abbastanza complicato come ripio. E un'altra, che è questa che stiamo compiendo noi. Ariel non aveva idea di come fosse lo stato di questa strada, perché l'ha percorsa tanti anni fa, quindi non è più passato da queste parti. Questo vuol dire che la sua vita si svolge interamente dal lunedì fino alla domenica, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, stando a Paganziglio, senza quasi mai muoversi, se non per pura necessità. Sono le vite diverse che si compiono in continenti diversi, anche con possibilità diverse, senz'altro, però c'è proprio l'abitudine a non spostarsi dal proprio pueblo, soprattutto nelle zone un po' più remote come quella di Paganziglio. Siamo appena entrati nel territorio della cittadina di Villa Unión. Ci siamo, YPF. Abbiamo appena conosciuto questo signore argentino che viaggia e vive in questo mezzo camperizzato da 2 anni. Lei è la sua compagna italiana. No, io non sono la compagna, sono amica. È preciso, La no. compagna è argentina. Ah, Sí, un'amiga. sí. Ella es una amiga, estamos con una amiga italiana. Complimenti. Ho fatto la doccia. Ciao. Vivi insieme a loro? No, no, no. Sei di passaggio? Sei di No, passaggio. adesso ci danno un passaggio fino a Cilesito. Sto con una colombiana e una francese, fare una barzelletta. No, non è una barzelletta. Complimenti. Dove siete? Noi siamo marchigiani. Ah, che figo, dai. Belle le marche. Tu sei di del Lazio, di Roma. Ma mi state a fare l'intervista? No, dai. No, dai, cioè. È il nostro- ma io non c'ho no, Instagram. è il nostro lavoro. Dove va a finire? Va a finire su YouTube. Se vuoi, se no poi lo tagliamo. Poi la tagliamo. Figurati. Poi la tagliamo. Poi, se questa la tagliamo. Va bene. Perché en Argentina los perros son tranquilos. No, eso parte, no sé, pero yo creo que en todos lados. Lo que pasa es que el argentino por ahí es más cariñoso. Sí. Viste sí. que el europeo por ahí es un poco más
Claro. distante, tienen su espacio personal. Sí. Nosotros es como que somos por ahí más cariñosos y eso por ahí se transmite con el animal. Sí. Es come el hombre. Ustedes, por ejemplo, no harían esto con un perro. Es raro ver un europeo dándole un beso a un perro. Algunos sí. Algunos sí, pero no es la regla. la regla. Ripartiamo dal distributore macchine top. Una curiosità, entrando nel bar ho chiesto un mocaccino, non sapevano cosa fosse il mocaccino, anche se l'abbiamo preso in altre zone dell'Argentina. Quando ho spiegato che era latte e caffè con l'aggiunta di cioccolato, mi hanno detto: ah, noi lo chiamiamo latte, quindi nome italiano per mocaccino in Argentina, in questa parte di Argentina. E comunque da un lato c'era anche un distributore di acqua calda, come fanno loro per il mate, dove c'era specificato agua dulce, come se fosse una cosa particolare. Ariel ce l'aveva detto, a Villa Union non hanno a disposizione acqua dolce e la vengono a prendere qui a Pagancillo. Noi non tendiamo mai a dire che abbiamo a disposizione acqua dolce in Italia, come se fosse scontato, e invece per loro non lo è. La considerano una vera ricchezza, quella che in effetti è. Siamo di nuovo sulla Ruta 40, 58 km ci dividerebbero dalla Cuesta de Miranda. Guardate qua la situazione della ruta. Mettono dell'asfalto liquido sicuramente sulle crepe, ma qui gli ha preso un po' la mano. È pazzesco. Però la Tenerona smorza le asperità con le sue sospensioni super performanti. Abbiamo ripreso Chorizos en ruta, eccoli. Ci ha spiegato il ragazzo che chorizo sì, è la carne, però è anche un concetto in Argentina per cui vuol dire un qualcosa di grande, quindi chorizos, i grandi per la strada. Siamo appena entrati nella ruta essenica della Cuesta de Miranda. Ancora si sale. Sia sul lento che sul veloce, comunque l'anteriore la sento che non è il massimo.
Appena atterrati, vamo! Ripartiamo immergendoci nella meraviglia che finora abbiamo solo ammirato. Again, I ain't never had someone to hold. I wrote songs for a mockingbird. Take them all, leave them, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Oh, you give and you take and you live and you learn. Songs for a mockingbird. Francesco cercava una similitudine per definire il rosso di queste rocce. È un rosso terra di Siena, che però in questo caso è Tierra Argentina. We were out on the beach, covered in midnight. She made love to me under the stars. But now I'm sure that I wasn't worth believing. 'Cause there ain't much room for love on a mountain of lies. I wrote songs for a mockingbird. Take them all, leave them, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Oh, how could you fake it? Is that what you were? Songs for a mockingbird. Oh. I threw the Polaroid in the fires last night. Sono i paesaggi di Willy e Coyote. Time to leave it all behind. Maybe someday soon she'll learn to fly. Songs for a mockingbird. You live and you learn. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Siamo giunti a Cilesito, sempre lungo la Ruta 40. Soliti giardini pubblici immensi. C'è addirittura un casinò. Cilesito ci stupisce. Proseguendo arriveremo a Famatina. Italia! Sì! Este è il canale YouTube. ¿Cuánto es la moto? 1200. Abre la aceleradita ahí. Oh, Dios.
stellina. Ora qualcuno mi prenderà per folle, ma così sì, inizia a crescere. Mi ricordano i tempi di quando ero piccolino. Anch'io a 10 anni, 11 anni guidavo il motorino, lo so che era illegale, lo guidavo sotto casa. Guidavo anche la macchina, vabbè. Però anche noi andavamo un po' in ciabatte d'estate, senza casco, insomma per i rioni si girava così. Comunque noi come sempre ce la stiamo prendendo comoda, ma abbiamo ancora 214 km per Belen. E Sara dietro dice che ha fame. Guarda qua. Guarda che strada. Sulla sinistra saremmo andati a Famatina, ma noi abbiamo proseguito sulla destra per continuare sulla ruta 40 che ci porterà fino a Belen. Famatina però è un pueblo che prende il nome dalla montagna che lo sovrasta e sulle quali ci sono importantissimi giacimenti di oro, argento e rame, non mirra. Enormi colossi canadesi erano arrivati per sfruttare le miniere della zona, e quando il pueblo iniziò a sentire che a queste aziende non bastava l'acqua di Famatina e che dovevano fare dei lavori per incentivare l'arrivo di acqua per le loro miniere, il pueblo è insorto. A partire dalle insegnanti fino a coinvolgere i giovani si sono organizzati in importanti associazioni. Il pueblo di Famatina è piccolissimo, sono riusciti negli anni attraverso le loro lotte a provocare la chiusura di ben 5 miniere che minacciavano la tranquillità e la purezza del loro pueblo. Continuano a lottare, noi siamo dalla loro parte, continuate così perché il territorio che avete è veramente da difendere, nessuno dovrebbe toccarlo. Ringraziamo per questa segnalazione, per questa pulce all'orecchio, Ale Moran, argentina di Buenos Aires, che ci ha raccontato questa bellissima storia. Speriamo di averla riportata il meglio possibile perché è una storia che dura anni. Ciao Ale, non passeremo probabilmente prestissimo nella tua Buenos Aires, ma prima o poi dovremmo tornare. Un bacio. Vigneti e l'imponenza ai lati della strada, sia da un lato sinistro, sia dall'altro. È stato bellissimo comunque informarsi su questa storia e leggere che in qualche articolo chi ha iniziato a dare vita a queste associazioni sono state delle giovani insegnanti. Una di loro dice chiaramente: noi non avevamo idea contro chi combattevamo, avevamo solo idea delle persone che le rappresentavano, non avevamo idea del colosso che ci fosse dietro, ed è andata bene perché probabilmente se avessimo avuto idea di quanto fossero grandi queste associazioni non avremmo iniziato. Siamo gente semplice, siamo pochissimi, non avremmo trovato la forza per farlo, non lo sapevamo, siamo andati fino in fondo non sapendolo e questo ci ha dato più forza e meno paura. E comunque lo slogan della loro lotta era ed è ancora Famatina non si tocca, Famatina non si tocca, ed è un po' lo slogan che dovremmo avere tutti quanti. I sogni di ognuno non si toccano, non andrebbero mai intaccati. In questo tratto di strada sembra quasi di costeggiare paesaggi africani, sabbiosi, e una vegetazione che tende ad essere semiarida. Una distesa infinita di nuovo di vigneti. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. Passo de San Francisco, Fiambala, Tinogasta. Prossimo anno andremo dritti, ora ci tocca girare. In questa immensa vallata la strada non ne vuole sapere di curvare.
Belén 8 km, Salta 443. Siamo sempre sulla Ruta 40 e abbiamo superato i 4.000 km, siamo intorno ai 4.070. Siamo a Belén. Strada dissestata. Posizionamento del tavolo, la messa. Siamo a 650 metri dalla struttura. Siamo quasi. Siamo. Sì, mi sa che è qua. Mi sa che sono queste casine. Sì, sì. Ci siamo. Hola! Il duegno è arrivato. Top.